Ciao a tutti! Quando sono stati presentati questi auricolari mi sono subito chiesto quale fosse il target di utenti a cui Bose volesse puntare, anche visto il costo che è sì importante ma più accessibile rispetto a quanto di solito costano i prodotti di questo brand. Spinto quindi dalla curiosità ho voluto provare queste buds per tentare di rispondere nel mio piccolo e per quanto possibile a questa domanda. Oggi quindi vediamo gli auricolari Quiet Comfort, prodotto entry level di Bose, appunto, che implementa il Bluetooth 5.3, è disponibile in 3 colori, tra cui il bianco e il lilla, e sulla carta promette prestazioni interessanti. Prima di coglierne i dettagli e capirne i pro e i contro, vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, nella confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo un manualetto di carta con le informazioni sulla sicurezza e la garanzia, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 25 cm e infine in questo raccoglitore di cartoncino abbiamo 2 ulteriori coppie di gommini taglia S ed L e 2 coppie aggiuntive di aletta di taglia media e large. Quelle small sono installate sugli auricolari. La custodia è totalmente in plastica opaca e in questo caso di colore nero. Il fatto di essere opaca aiuta a mantenerla pulita visto che trattiene di meno le impronte. Nella parte superiore abbiamo il marchio Bose stampato in grigio chiaro, mentre in quella frontale abbiamo un'ansa che facilita l'apertura del coperchio e un LED multicolore a indicare i diversi stati. Nella parte inferiore non c'è nulla tranne le varie certificazioni che avrei preferito fossero all'interno del coperchio, mentre in quella posteriore troviamo solo la porta USB-C per la ricarica. Manca il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth e questa è una grossa mancanza che ci costringe a procedure più articolate, non complesse sia chiaro, ma comunque più lunghe. Se apriamo il coperchio vediamo le plastiche lucide all'interno e gli auricolari che sono posti in posizione sdraiata. Questa posizione agevola la presa e se appunto presi con le rispettive mani il movimento per portarle alle orecchie è naturale e non siamo costretti a fare rotazioni tra le dita. Quello che mi lascia perplesso non è tanto la costruzione, che è tutto sommato di buon livello, quanto la qualità delle plastiche che sembrano un po' povere. Sono rifinite bene per carità, ma è plastica che potremmo trovare in prodotti di pochi euro, soprattutto il coperchio che suona proprio male. Per finire le dimensioni, questi auricolari sono oggettivamente grandi con i loro 7x4,8 x 3,5 cm e anche più pesanti del solito con i 59 grammi complessivi. Meglio forse portarli nella tasca di una giacca che in quella dei pantaloni. La forma in pianta dell'auricolare è ovale, sia se le guardiamo dal lato esterno che da quello interno. Per poter restare in posizione, cosa che la forma ovale non consentirebbe, abbiamo una leggera bombatura della parte interna, poi la presenza della letta in silicone per aumentare il grip e un incavo tra l'interno e l'esterno per poter essere indossate. Se rimuoviamo il gommino dalla forma ad ombrellino, vediamo che l'ugello alto e stretto è protetto da polvere e sporco per mezzo di una retina metallica che si vede poco ma fidatevi è presente. Sempre nel lato interno trovano poi posto i 2 pin dorati per la ricarica, mentre sul lato esterno l'area touch prende gran parte dello spazio a disposizione, una buona metà. Anche qui troviamo il logo Bose nero su nero. Sono infine dotate di 2 microfoni, uno posto nella parte superiore della capsula in prossimità di questo foro e uno nella parte inferiore in prossimità di questo foro, che la plastica lucida, fatemi dire, non consente perfettamente di vedere, ma fidatevi, ci sono. Come vi ho anticipato prima, questi auricolari non hanno un pulsante per avviare la procedura di accoppiamento, che si potrà invece avviare tenendo premuto su entrambi gli auricolari per 4 secondi. Hanno però il sensore di prossimità, quindi quando le rimuovete la traccia audio si ferma automaticamente e viceversa. L'unico aspetto negativo, se così vogliamo chiamarlo, è che è relativo alle plastiche che sono lucide. Le avrei preferite opache sia per dare uno aspetto più premium al prodotto che per mantenerle anche più pulite. Uno degli aspetti che forse ci interessa di più è come stanno una volta indossate. Ecco, devo dire che nonostante le forme generose, sono comode grazie a 3 o 4 caratteristiche in particolare. La prima è il gommino, che con la forma ad ombrellino è più grande del solito ma è morbido e si adatta bene al canale auricolare.
La seconda caratteristica è una continuazione della prima. La forma dell'ugello infatti è allungata, è stretta e riprende la forma del canale auricolare, che non è rotonda ma appunto più allungata. Quando le indossiamo e le premiamo, il gommino in silicone si adatta alle forme e l'ugello penetra perfettamente. Il terzo aspetto è che l'incavo che unisce l'area interna a quella esterna con l'area touch è disegnato per non appoggiarsi su trago e antitrago, risultando così sempre leggere. Vi lascio qui di lato gli elementi dell'orecchio esterno che non conoscevo nemmeno io, ad essere sincero. Ultimo aspetto da considerare, ma qui dovete trovare quella che fa al caso vostro, è la letta in silicone che dà stabilità a tutto l'auricolare. Io ho lasciato quella di taglia più piccola e installata di fabbrica, che trovo comoda. In definitiva, a dispetto delle forme e del peso di 5,7 grammi, sono comode, stanno bene in posizione e si portano dietro tutte le caratteristiche tipiche delle in-ear, ovvero un isolamento passivo medio-alto e un senso di occlusione elevato da quanto detto prima circa il gommino e la forma dell'ugello. Attenzione però, vanno bene solo per chi ha orecchie di medie o grandi dimensioni. Le forme della capsula, quelle del gommino e gli ingombri in generale non vanno bene per chi ha orecchie piccole e con la sola certificazione IPX4 non vi consiglio di usarle all'aperto. Quando le portate a casa, la prima cosa da fare è di collegarle al vostro smartphone e iniziare a giocare con le impostazioni per adattarle al vostro stile o ai vostri requisiti. Ecco, in quel preciso momento si scopre che l'app Bose non supporta questo modello perché è disponibile un'altra applicazione, sempre di Bose ci mancherebbe, che supporta solo ed esclusivamente questo modello. Il perché di questa scelta è un mistero, io un'idea me la sono fatta, ma ve la dirò nei commenti se vorrete. Ad ogni modo, l'applicazione Bose QCE è disponibile per iOS e per Android e nella schermata principale, nonché unica, dà accesso a tutte le funzioni che ora vi illustro una ad una. Mostra sempre la percentuale di carica degli auricolari, ma non della custodia di ricarica, e con un tap possiamo vedere se ci sono aggiornamenti firmware o disconnettere gli auricolari. Tramite il pulsante Noise Control abbiamo accesso alla gestione della soppressione del rumore tra spento, acceso e trasparenza. Non ci sono livelli per la modalità acceso, ma da qui si possono assegnare le gesture per queste funzioni. Il pulsante EQ consente di modificare l'equalizzazione tra 5 predefinite più una custom che potete impostare a vostro piacimento. La funzione Voice Control invece ci dà la possibilità di impartire comandi vocali agli auricolari in diverse lingue, ma l'italiano non è previsto. Il pulsante Multipoint dà accesso alla funzione omonima. La funzione Fast Mute permette di impostare un comando touch che, solo per le chiamate, permette di disabilitare i microfoni, così come Remote Selfie e Assistant, che invece consentono la stessa operazione ma per scattarsi una foto o lanciare l'assistente vocale. Interessante invece la funzione Smart Calls che, oltre al comando vocale per accettare o rifiutare una chiamata, ci dà diverse possibilità, tra cui sentire la nostra voce mentre parliamo, annunciare il nome del chiamante quando riceviamo una chiamata appunto e infine associare il relativo comando touch. Per finire abbiamo la modalità a più bassa latenza, anche qui pensata bene, possiamo infatti mantenerla sempre attiva con l'Always On oppure abilitarla per una sessione. Ciò significa che la bassa latenza rimane attiva finché non mettiamo nuovamente gli auricolari nella custodia. La funzione Battery Prediction invece ha una scarsa utilità, visto che spesso e volentieri indica una durata maggiore rispetto alla durata massima dichiarata dal produttore. Abbiamo visto che in ogni funzione è possibile abilitare o modificare il relativo controllo touch, ma dal pulsante Touch Controls possiamo farlo direttamente per tutti i comandi. Qui abbiamo a disposizione 4 azioni per ogni auricolare. Il tocco singolo esegue il comando di play e pausa, il doppio tocco va alla traccia successiva, mentre il tocco triplo a quella precedente. Infine il tocco prolungato con il quale gestiamo la soppressione del rumore. Per ogni azione la lista dei comandi da cui attingere è sempre la stessa ed in bella vista e abbiamo anche i comandi relativi alle chiamate vocali al fondo. Cosa ci aspettiamo in termini di qualità sonora quando vediamo scritto Bose su delle cuffie, degli auricolari o dei diffusori per la casa?
Quando io vedo il marchio mi aspetto prestazioni alte, anche in parte giustificate dal costo che non è quasi mai a buon mercato. Dopo averle provate a fondo posso affermare di essere rimasto soddisfatto dalle sensazioni che mi hanno trasmesso. Il sound è sbilanciato verso i bassi, o meglio, i bassi sono sempre molto presenti. Danno un bel rimbombo soddisfacente e durevole nel tempo. Le voci, anch'esse riprodotte bene, soprattutto quelle maschili, rimangono però leggermente in secondo piano, leggermente indietro rispetto ai bassi e se volete adattarle meglio ai vostri gusti personali dovrete per forza di cose agire sull'equalizzazione, che comunque non modificherà profondamente l'anima di questi auricolari Quiet Comfort. Gli alti sono riprodotti invece con una qualità migliore, sono interessanti, non esagerati, sono giusti e non stridono. E quindi questo ciò che mi aspettavo da queste Bose? Devo dire proprio di sì, cioè nulla di più e nulla di meno di quello che vi ho raccontato. Sono rimasto soddisfatto e penso lo sarete anche voi, ma ad una condizione. Dovete cercare questo tipo di firma sonora, con bassi corposi. Se invece cercate un suono di ottimo livello ma neutro, guardate altrove. Anche se non sono certificate ARS audio wireless e non hanno quindi codec a più alto bitrate, oltre ai canonici AAC ed SBC, il driver da 10 mm fa un ottimo lavoro. Ma ci sono purtroppo due problemi che vi devo segnalare. Il primo è relativo a problemi di connettività che ho riscontrato di persona e che leggendo in rete sembrano essere comuni. Ogni tanto, non sempre, l'auricolare destro decide di sua volontà di non connettersi. Rimanete così con un solo auricolare in funzione. Per riprendere la piena operatività dovete inserire il destro nella custodia ed estrarlo nuovamente per indossarlo. In questo modo il problema si risolve, ma è fastidioso. Speriamo che un futuro aggiornamento firmware metta fine a questo problema. Il secondo problema invece che voglio segnalarvi è relativo ai microfoni. Non alla qualità che capiremo a breve con i soliti test, ma alla stabilità in chiamata. Diverse volte durante chiamate via Teams l'interlocutore mi diceva non ti sento oppure la tua voce va e viene. Ora non so se sia un problema specifico con Teams, ma è un grosso problema, fatemi dire, che si risolve solo non usandoli per compiti da ufficio, o almeno per me è stata una grossa limitazione. Ad ogni modo, visto che invece il sound merita, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione che è perfetto per darvi un'idea della qualità degli alti, dei medi e dei bassi. Se volete poi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come abbiamo ascoltato, ma lo si nota anche dai grafici, quando abilitiamo la soppressione del rumore i microfoni hanno performance peggiori, dato che i rumori ambientali filtrano di più, mentre nelle nostre orecchie ne sentiamo un buon 50% di rumori. Nelle situazioni casa-ufficio o nel traffico ma senza l'ANC attivo, i risultati invece sono molto buoni e la nostra voce risulterà sempre molto chiara a chi ci ascolta. Bose dichiara un'autonomia di 8 ore e mezza di ascolto continuo, ma senza specificare il codec utilizzato o la percentuale del volume impostata. Bose indica invece la pressione sonora impostata per i test a 75 decibel e fatemi dire è la prima volta che mi capita di trovare un'indicazione di questo tipo. Ad ogni modo, al termine dei miei test con la solita playlist, il codec AC e il volume all'80%, risulta una durata di 8 ore e mezza, quindi esattamente quanto dichiarato da Bose. Considerate che perdono il 10% ogni 50-52 minuti circa. Se consideriamo poi che la batteria inclusa nella custodia consente di caricarle per altre 2 volte e mezza, questo ci porta a raggiungere una durata reale di poco inferiore alle 30 ore contro le 31 ore e mezza dichiarate dal produttore. Infine, dal punto di vista delle tecnologie di ricarica, qui ci sono tutte quelle che servono, sia la ricarica wireless, che giustifica in parte quindi le dimensioni del case e il peso, sia la ricarica rapida parziale che con 20 minuti ci dà fino a 3 ore di riproduzione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella.
Mi hanno convinto questi auricolari Bose Quiet Comfort? Per la firma sonora e la relativa qualità, sì, devo dire di essere rimasto soddisfatto perché quello che mi aspettavo è esattamente ciò che ho trovato, quindi da questo punto di vista sì, sono soddisfatto. Però altri aspetti mi hanno un po' deluso, o meglio, non è proprio quella delusione data da un prodotto non riuscito, quanto piuttosto una sensazione di amarezza dato dal fatto che ci sono un po' di aspetti che non vanno e se li rapportiamo al prezzo di listino vanno ad inficiare la valutazione finale. Li ho riassunti nei pro e contro che trovate qui di lato, ma ve li riassumo brevemente. I materiali poveri, le dimensioni del case, l'applicazione che è fatta apposta per questi auricolari e non è la solita di Bose, i problemi di connessione e i microfoni che ogni tanto saltano. Sono problemi questi che mai ti aspetteresti di trovare in un prodotto Bose, come se l'impegno del produttore su questo prodotto fosse stato solo parziale. È una mia idea, ovviamente, che non avremo mai modo di verificare. La mia idea è che Bose abbia pensato a questi auricolari come porta di accesso al brand, e ci sta, ma commettendo strada facendo degli errori che limitano l'esperienza d'uso e inficiano quanto di buono è stato fatto per la qualità sonora. Prima di tutto per i problemi che vi ho raccontato e poi per il prezzo di listino di circa 200 euro. A questo prezzo il mio consiglio è un grosso no, cioè se vi piacciono le Buzz In-Ear andate sulle Cambridge Audio M100 che hanno una firma sonora simile ma zero problemi e sono anche più piccole, o se volete spendere ancora meno le Rose Technics Ceramic X. Al prezzo scontato di 149 a cui le potete trovare adesso potete invece farci un pensiero, ma comunque solo se volete usarle per ascoltare musica. Se invece dovete fare tante chiamate, lasciate perdere. Ad ogni modo in descrizione trovate il link diretto per l'acquisto e qui di lato il canale Telegram dove metterò in vendita a circa metà prezzo questo sample utilizzato per le prove. Spero vivamente che un prossimo aggiornamento firmware possa dare una sistemata ai problemi riscontrati e allora sì che diventerebbe un prodotto migliore e più attrattivo. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per essere rimasti con me fino alla fine e spero abbiate apprezzato la recensione di queste Bose e perdonatemi se durante il video sono stato a volte troppo rude. Se siete interessati e vi piace il lavoro che sto portando avanti vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per far crescere la community e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Alla prossima!